Allora, cominciamo con leggere l'esercizio. Calcola l'intensità della forza di attrito dinamico su una sedia di 5 kg che viene spinta orizzontalmente con una forza di 20 Newton. Il coefficiente d'attrito dinamico è 0,3. Calcola poi l'intensità della forza risultante sulla sedia. Quindi, per risolvere questo problema andiamo di passaggi. Quindi questo qui sarà il nostro primo passo, che consiste nel calcolo della forza di attrito dinamico. Noi sappiamo che la forza d'attrito dinamico sarà uguale a che cosa? Sarà uguale al coefficiente d'attrito dinamico per la forza normale. Sappiamo che la forza d'attrito dinamico è di 0,3, mentre la forza normale cosa sarà? Sarà la forza peso della sedia. Quindi anche questa possiamo esprimere come m per g, dove g ricordiamo essere sempre 9,81. Poi sappiamo che cosa? Che la sedia pesa 5 kg, quindi qui possiamo sostituire ancora e abbiamo praticamente tutti i dati a nostra disposizione. Non ci resta che fare questa moltiplicazione e vedere quanto esce. Se andiamo a moltiplicare il tutto troveremo 14,715, che ovviamente noi andremo ad approssimare al risultato. Siccome si parla di una forza, è ovvio che il risultato andrà dato in Newton. Passiamo adesso al punto 2 dell'esercizio, dove ci chiede di calcolare la forza risultante. Ma la forza risultante cosa sarà? Sarà la differenza tra la forza applicata, che è quella di 20 Newton, e la forza di attrito dinamico. Quindi noi abbiamo questa forza orizzontale di 20 Newton e dal momento che dobbiamo fare una differenza, banalmente che cosa dobbiamo fare? Semplicemente 20 meno 15, che ci dà appunto 5, e anche questo è così risolto. Ovviamente si parla sempre di Newton. Io tenderò sempre a semplificare un po' l'unità di misura, perché è scontato che se parlo di forze stiamo parlando di Newton, e quindi anche questo esercizio è risolto. Allora, volendo, c'è da fare anche un piccolo disegnino, ma si tratta di seguire semplicemente quello che sta avvenendo, ossia noi abbiamo una sedia e questa sedia, insomma, andiamo a stilizzarla in questo modo qui. E che cosa stiamo facendo? Stiamo provando a spingerla, quindi in maniera orizzontale con una forza di 20 Newton. È normale che c'è un coefficiente d'attrito da questa parte, quindi ci sarà una forza che si oppone al moto. È esattamente la definizione di forza d'attrito. Quindi qui noi abbiamo questa forza d'attrito che abbiamo misurato essere 15 Newton, e di conseguenza cosa succede? È ovvio che non riuscirò ad applicare tutta la mia forza, perché parte della forza viene drenata da appunto la forza d'attrito dinamico. Quindi in totale, se io voglio disegnare la risultante, sarà una piccolissima freccia, no? In questa direzione, che misura 5 Newton. E sarebbe come avere appunto, facciamo finta che questo vettore qua, questo segmento sia di 20, se lo vado a dividere per 4, sappiamo che 15 Newton sono assorbiti dalla forza di attrito dinamico, e quindi la risultante, se vado a cancellare la parte che si compensa, sarà soltanto questa qui di 5 Newton.